È stato duro perché non è una cosa da poco arrivare dove sono. Però io non me lo sarei mai immaginato, capito? Io pensavo che chiudevo i battenti, nel senso prendevo la fotocamera, la vendevo e me ne andavo a fare un lavoro normalissimo. Ah, tipo mio figlio, cioè io quando vedo la mia fotocamera dico, cioè capito? Ci ho investito tanto, potevo comprarmi la PlayStation nuova piuttosto che mettevo i soldi in tasca e mi compravo la fotocamera. Magari può essere una cavolata, però intanto adesso lavoro con quello che mi piace. Chi se ne frega se non ho la maglia di marca, c'ho la fotocamera. Mi sono trovato bene, non me lo sarei mai immaginato. La tua amore appena vista? Per forza. Sei innamorato adesso? Sì, per forza. Tu di più o lei di più? Un po' tutti e due. Che grande, cazzo. Buon pomeriggio, buonasera a tutti quanti, Tony Vibes TV, siamo tornati di nuovo, sapete com'è, no? Come vi dico sempre, interviste su interviste e tanta roba oggi. Ho qua un ospite davvero tanta roba, no? Giusto? Melusing. Come stai? Grande raga, bella Tony. Tutto bene? A posto. Ragazzi, era un bel po' che lo cerco, ma sapete come no? Con tutti gli impegni che c'ha, andare a... capito? O no? Raga, bisogna ritagliare un po' di tempo anche per amicizie, nuovi lavori, bisogna, per forza. Sì, tanta roba. Io stavo guardando quello che c'hai... Il Grills. Sì. Il Grills si usa un casino a Milano, raga, Sì? nuova scena, rapper, così, a me prende un casino bene, ti dico la verità, mi piacciono un casino. Collane, Grills, roba americana, mi prende stra bene. Tanta roba. Wow. Ragazzi, abbiamo qua Mirko e oggi facciamo due chiacchiere. Allora, intanto come stai? Tutto bene? Tutto a posto, solita roba, video, lavoro, testa sul lavoro in questo momento. Tanta roba. Allora, Mirko, e nome e cognome, qualcosa? Allora, raga, io un po' di te. mi chiamo Mirko Ronchelli, sono di Reggio Emilia, vabbè, in zona. Sono del 97, quindi ho 23 anni, domani faccio 24. Quando è che ne fai 24? Domani. Domani è il tuo compleanno? Domani è il 4, il mio compleanno. Ragazzi, là preparate i regali. Niente raga, faccio video da veramente una vita, 6 anni. Lavoravo, studiavo, facevo video. Circa 1 o 2 annetti mi sono dedicato a questo e per fortuna, grazie a Dio raga, finora ce la sto facendo. Cioè, non voglio fare l'arrivato, però per ora ce la sto facendo. Ce la stai facendo. Io ti ho conosciuto a un video di alcuni miei amici. Ho visto uno dei tuoi capolavori, Triple Nine si chiama. Grandissimo, Sì. anche i miei fratelli. Allora da lì ho deciso di incontrarti. Sono felice, vedi, anche dai piccoli lavori, dalle piccole cose, comunque si creano cose, amicizie, opportunità. Nice one. Mirko, allora vediamo. Come sei messo a livello scolastico? C'ho la terza media, no, sto scherzando. No, ho finito le superiori, ho fatto l'Ipsia, Sì? meccanica, però non mi piaceva come percorso, già facevo video quando andavo alle superiori, ho continuato, ho lasciato stare la meccanica, ho lasciato stare tutto, però studiare è importante, cioè su quello, la cultura, raga, la cultura generale è importante. Ci vuole. Quindi andare a scuola... Almeno la base. Per forza, andare a scuola è importante. Quindi dopo la scuola hai lavorato, hai fatto altri qualche lavoro? Sì, mentre facevo video Sì? ho fatto altri lavori, sono stato in fabbrica 1 anno, non dico mi sono stoppato con i video, però ho messo da parte i soldi, ho messo da parte cose che se non andavo a lavorare non riuscivo mai a permettermi. Cioè, veramente sono cresciuto che non avevo niente e da quel niente mi sto, diciamo, prendendo una rivincita, diciamo. Cioè, sto creando un mondo, un mood anche su Insta, sui video, tutto mio. E comunque ci vuole del budget. Se non vai a lavorare... Ci vuole del denaro in questo mondo, se no non si fa niente. Capito? No? Ci vuole. Ok, quindi diciamo che adesso sei conosciuto perché fai video, cioè nel senso tanta gente ti conosce per questo. Sì, ti dico sì, però cioè, su Instagram cerco anche un attimo di tenere un personaggio, Sì? che comunque è quello che sono io anche al di fuori Dei video. dei video. Io quando giro i video sono serissimo, quando esco con i miei amici sono un cazzaro, cioè cazzeggio, faccio le mie cose, girando con determinati personaggi ho capito perché quando faccio queste cose invece che lasciarle lì nel dimenticatoio, perché non filmarle
minchia, ho visto che venivo repostato da tante pagine, salivo in fretta di follower. Può sembrare una cazzata per molti artisti, ma essere anche un personaggio porta a guadagnare con i social, porta ad avere visibilità e in un campo lavorativo ben venga. Ben venga, sì, wow, incredibile. Comunque, vediamo un attimo una cosa. Allora, quando è che hai deciso di iniziare questa strada del videomaker? Quando è che è iniziato tutto ciò? Come ti ho detto, guarda, 6 anni fa, però era quasi una cosa per gioco, capito? Cioè, vado ad immaginare che, sai, per fare i 2 favori, fare i video, visto che facevo un po' il fotografo, diciamo, mi sono messo lì a fare un attimo 2 video, visto che alla gente piaceva, la cosa andava, facevo qualche favore qua e là, nel senso facevo qualche video, magari non prendevo neanche niente, capito? Giusto per divertimento, perché mi piaceva il mondo. Ah raga, è diventato un lavoro, cioè da 1 o 2 anni a questa parte campo così, sto bene, non vivo nel lusso come già ti ho anticipato prima, ma sto bene. Cioè, adesso non è una collana, non sono i denti d'oro che ti fanno ricco, capito? I veri ricchi girano col Ferrari. Sì, qua. Giusto. Ok, torniamo un attimo indietro nel tempo, no? La prima volta che hai tenuto in mano una fotocamera, perché hai detto che facevi anche il fotografo prima di... Sì. Com'è stato? Mi piaceva, ma subito, ti dico, subito appassionato la cosa, cioè ero preso bene, quasi, non dico studiare perché non andavo a scuola a fare fotografo così, però magari tornavo a casa nel tempo libero, poi sono uno che studiava poco, quindi avevo molto tempo libero, e in quel tempo libero, cavolo, mi informavo, dicevo, cavolo, voglio pure io fare queste cose, voglio pure io fare queste foto. E da lì poi è nato tutto, anche la cosa della fotografia, che è una cosa, del videomaking, che è una cosa che viene comunque a ruota con la fotografia, cioè devi saper fare un attimo un po' tutte e 2 le cose, devi incastrarle. Mi è piaciuto ancora di più perché secondo me i video sono ancora più difficili che le foto, quindi devi studiare ancora di più, è tipo un passo successivo secondo me, poi è il mio pensiero. Ok, nice one. E quando hai capito che questa era la tua strada, no? Cosa hai fatto quando hai capito che no, ho studiato, però ho capito che questa non è la mia strada, devo fare il video, devo fare le foto? Ti dico, io avevo un po' tutti contro, nel senso i miei genitori, se non mia madre che mi diceva provaci, mio padre era uno che mi diceva vai a lavorare, capito? Normale, guadagnati il pane, vai a vivere da solo e fai le cose. Poi ho capito che oltre il divertimento, oltre le amicizie che si creano, c'è anche un guadagno, che alla fine un minimo ci sta per vivere e tutto. E raga, ho lasciato il lavoro, ho lasciato tutto quello che avevo per dire provo a farlo. E secondo me è stata la cosa che... è stata dura, cioè non ti dico una cavolata, sarei uno scemo a dirti è stato facile lasciare un lavoro dove guadagni soldi, c'è la tua entrata mensile e ti metti a fare una cosa che non sai quanto guadagni al mese, non sapevo manco cos'era la partita IVA, capito? Mi sono trovato in un mondo sconosciuto, però che, cavolo, quando ci sono entrato fisso ho detto ci sta, è bello, cioè da 1 o 2 annetti comunque mi sono messo lì fisso e cioè quello è... Tu lavoravi e a un certo punto hai abbandonato il lavoro per fare questo? Perché diciamo ho visto che avevo delle entrate che mi permettevano di fare questo, avevo creato un giro intorno a me dopo anni che ho detto c'ho tante conoscenze, c'ho tanta roba buona, mi spostavo a Milano, facevo video a Milano e da lì me lo chiedevano in tutta Italia, lì ho detto non ho tempo per andare a lavoro, cioè ho altre cose da fare, capito? Se c'è una cosa che so fare nella mia vita non è studiare ma far soldi, cioè sembra una cazzata ma... C'è gente che veramente ha l'istinto per far soldi, ha la voglia di far soldi, gli manca il tempo. Quando tu riesci a crearti il tempo per far soldi, ce l'hai fatta. Cioè, nel lavoro, lavorativamente, ce l'hai fatta. Poi devi avere tutto il tempo per il resto. Ok. Allora, vediamo un attimo una cosa. Prima che tu decidessi di fare questo come lavoro proprio, no? Com'era questo mondo qua di videomaker, la fotografia? Com'è stato il cammino di questo? Ti dico, a me piaceva, io mi guardavo tipo Sfera Ebbasta, penso come un po' chiunque. Mi piaceva molto
l'idea del video trap, l'idea del video musicale, capito, in sé. Poi unendo le cose, che a me piace il rap, la trap, queste cose qua, ho detto è il mio mondo. Cioè voglio conoscere artisti, voglio fare esperienza, voglio imparare nel mio ambito, capito? Io andavo a fare matrimoni, andavo a fare cerimonie, prendevo anche di più, ti dico la verità. Poi tra una cosa e l'altra ho detto però perché lo faccio? Se no, se volevo guadagnare soldi me ne stavo in fabbrica. Sì. E ho detto cavolo, voglio fare quello che mi piace. Anno dopo anno, raga, ce la sto facendo. Ti ripeto, non ce l'ho fatta, ma ce la sto facendo. Cioè, sto ingranando bene. Fai dei progetti grossi dove comunque in mano c'hai veramente un bel budget e da lì inizi a capire che il vero guadagno inizia ad esserci con i progetti grossi, capito? Non bisogna sempre accantonare le cose piccole, perché tutto alla fine serve, però i progetti grossi sono quelli che ti fanno un attimo crescere di più. Ti dico, anche da una periferia, anche da una piccola città può nascere un progetto grosso, anche da pochi soldi. Nice one, nice one. Ma adesso ti faccio una domanda un po' strana che mi direi, ma che domanda fa questo? Cioè, come hai fatto a farti conoscere, cioè a conoscere tutti questi artisti famosi che comunque, sai, a rintracciarli è un po' dura? Raga, alla fine di nomi in Italia ce ne sono, però non è che ce ne sono così tanti come videomaker, capito? Cioè non sono come gli artisti che ce ne sono molti di più. Alla fine tu c'hai la tua qualità, c'hai il tuo mood, se non stai lì a copiare, ma c'hai comunque la mente su quello che vuoi fare, sul tuo mood, diciamo, di video, la gente alla fine ti nota. Cioè puoi stare in una città, puoi essere veramente in un buco. Io lavoro a casa in un quadrato di 4x4 eppure mi sono fatto notare nelle grandi città, capito? Cioè, non per spocchio o cosa, però il duro impegno ripaga, capito? Prima o poi qualcuno ti nota. A me mi hanno notato, poi dal primo lavoro grosso sono entrati tutti gli altri. Cioè, proprio uno dietro l'altro. Quindi è il lavoro che parla da solo? Sì, è il lavoro che dice quello che sei. Se sei un videomaker che non sa lavorare, devi studiare. Se sai lavorare, qualcuno ti nota e cosa. Ovviamente i social sono importanti e ovviamente non è che devi stare nell'ombra, capito? Perché Murdaka era così forte, se vedi anche a livello social è forte. Cioè, perché gli artisti sono forti? Perché anche a livello social sono forti. Da quando sei in questo mondo qua dei video, hai mai avuto a che dire con qualche videomaker, con qualcuno che ti scrive, non so? Sono stato deluso da, non dico parecchie persone, da un po' di videomaker, diciamo, che non dico i nomi perché giustamente non vi voglio fare né pubblicità né niente, però che magari mi chiedevano un consiglio, qualcosa, e poi non ero manco amico, per dire, cioè non ero più nessuno, mi smettevano di seguire, cioè, non esistevo più. Quindi ho iniziato a farmi un attimo i fatti miei e pensare al mio, cioè non scendo più a queste cose, nel senso, se vuoi una cosa adesso è brutto da dire, però paghi. Vuoi dei consigli, paghi, come pagheresti se vai da un fotografo, gli chiedi ma cosa mi consigli, questo qua, e lui te la vende e lo paghi. Quindi, insomma, la gente ti chiede, non so, un consiglio su qualcosa, poi sparisce. Niente. Sì, purtroppo, raga, è la vita. Però, come stai dicendo te, però, se la persona paga, dopo, secondo me, ci pensa, perché comunque ha pagato. Sì, vabbè, se paga vuol dire che gli interessa veramente la cosa, gli interessa mettersi in contatto con me, che comunque in Italia, cioè non dico di non essere nessuno proprio come videomaker, cioè il nome gira. Sì, ti dico, c'è gente che mi ha chiesto corsi così, io ci sto ancora pensando, sto ancora valutando se fare le cose, perché non vorrei che dopo il mio mood, la mia attrezzatura fosse tutta uguale per tutta l'Italia, capito? Oppure per i nuovi videomaker, capito? Quindi bisogna anche pensarsela un attimo così, perché se tu avessi la ricetta segreta per far soldi, non è che la vai a vendere o la dici, capito? Quindi non vuoi vendere la tua ricetta segreta? No. Perché? Vendila, dai, fai... no, perché dopo i soldi che guadagni lì li perdi da altre parti, capito?
Oh, ok, quindi dopo diventa troppo. Sì, dopo tutti fanno, dopo fare... tutti i videomaker sanno fare quello che sai far tu, capito? E Sì, tutta sì. l'Italia tutti gli artisti hanno i video che fabbrichi tu, cioè, capito? Sì, Non va giusto, bene, la giusto. Coca-Cola non ti dice la ricetta segreta, capito? Perché c'è solo la Coca-Cola. Insomma, com'è questo mondo qua dei videomaker? Quali sono le difficoltà in questo mondo qua? Allora, il fatto dei video a me piace un casino perché alla fine la mia passione, stare a contatto con gli artisti e tutto è veramente quello che non dico da piccolo volevo fare, però quello che col tempo mi ha preso di più, mi ha detto cavolo, perché no? E ti dico, al giorno d'oggi di videomaker ce ne sono anche che stanno crescendo, ne sbucano veramente tutti i giorni e sono veramente forti alcuni. Quindi è dura, però alla fine quando tu ti fai un nome, c'hai la tua qualità che è praticamente il top, c'è poco da dire, cioè parlano i video da sé, capito? Non, cioè, ti contraddistingui anche senza troppi problemi, capito? Ok. Quindi, e invece com'è stare a contatto con i rapper conosciuti che magari, sai, c'è un sacco di gente che sognerebbe di stare con loro, sogna, hai capito? Tu invece, cioè, sei attorno a loro tutte le volte a girare i video, com'è stare con loro, insomma? Ti dico, c'è una grande responsabilità addosso, perché comunque sono ragazzi o persone che comunque ci hanno investito tanto nella loro carriera, quindi c'è un bel peso sulle spalle, però alla fine il lavoro deve venire bene, cioè in qualunque caso, che l'artista sia piccolo o che sia grande, il lavoro deve essere fatto a regola d'arte. E io ti dico, vado d'accordo praticamente quasi con tutti e non mi sono mai lamentato, cioè per me sono amici, cioè c'è il rapporto lavorativo ma c'è anche il rapporto che andiamo la sera, ci prendiamo da bere e facciamo serata, cioè è normale, ci si incontra per lavoro come tu vai in fabbrica, ti incontri per lavoro, è la stessa cosa, siamo amici, cioè. Nice one, amici. Quindi lì, piccolo, grande, conosciuto, non conosciuto, Sì, tutti uguali. ho conosciuto gente anche famosa, più grande, che non se la tirava per niente, magari uno che è appena uscito con il primo pezzo se la tirava di più, per dire, però alla fine siamo tutti uguali, cioè non c'è cioè secondo me non c'è differenza, capito? Perché ho conosciuto dei videomaker che fanno, non so, distinzione si dice, sì. E se deve fare il video a uno che non è conosciuto, cioè gli tira un po', invece se deve fare il video a uno, sai, conosciuto, è diverso. Ti dico, ogni videomaker è diverso, io lavoro un po' uguale diciamo per tutti, poi dipende dal mood dell'artista e di cosa si va a creare insieme, però ti dico la verità, dipende anche dal budget, perché se un artista, come in questo caso che a breve devo girare un video comunque dove c'è un budget di 5.000-6.000 euro, ovviamente non sarà come un video girato per strada, capito? Perché il budget è alto. Sì. Se tu c'hai un budget, allora il video è di una certa qualità, si noleggiano attrezzature diverse, capito? Si fa qualcosa quasi di unico. Invece se non c'è budget, io la qualità ce l'ho, però poi le idee devono essere quelle che porta l'artista, quelle che si creano insieme, però non sarà mai come un video dove c'è del budget dietro, capito? Budget importanti, è normale. Nice one. Poi per me sono tutti uguali, cioè, Sì. capito? A parte il budget sono tutti uguali. Sì, per forza, sono tutti artisti, tutti hanno lo stesso scopo, è giusto così. Esatto, ma quindi tu fai solo i video ai rapper, trap, oppure fai anche altri tipi? Ti dico, se capita sì, però il mio obiettivo è arrivare a produrre grandi artisti e soprattutto far nascere dai piccoli artisti la voglia e farli crescere affinché loro siano quei grandi artisti, diciamo, del futuro, capito? Io sono più felice se un piccolo artista che fa i video con me, che ha sempre fatto i video con me, diventa grande e non lo divento io, cioè l'importante è che comunque che poi è una soddisfazione, capito? Per un videomaker, per un produttore, per tutti, cioè penso portare un artista a diventare qualcuno di importante, capito? Penso, vi faccio sempre l'esempio di Murdaka.
che ha portato Sfera, diciamo, al top ai tempi. E penso che sia l'orgoglio, diciamo, della sua vita, quello che ha fatto. Io la penso un attimo così, capito? Però ovviamente lavoro in tutti i campi, in tutti gli ambiti. Se c'è un video non rap, io ascolto anche la musica in generale, non è che per solo il rap, però sono più puntato su quel settore. Anche, diciamo, più bravo, perché alla fine lavoro praticamente quasi in quel settore e mi piace di più tutto qua, cioè potrei far di tutto, ma Però ti piace proprio quell'ambito sì, lì? poi, sì, poi adesso fa un casino, cioè... Magari perché dovevi nascere rapper te, no? Sai rappare anche? Allora, ti dico, una volta cantavo, in questo momento no, cioè da quando ho scoperto comunque video e cose così, ho iniziato a puntare tutto sui video. Basta. Ok. Nice one. E ti ricordi qualcosa che facevi a quei tempi? Sì. Fammi un pezzo di... Non va bene. Come non va bene? Ma non, ti dico, sono passati talmente tanti anni che... Fammi una piccola cosa, dai. Cazzo, non sono preparato. Non sono preparato, però ti dico, il feat, diciamo, che è più bello che ho fatto, l'ho trovato ancora su YouTube, Mustang feat Momi, un ragazzo di Sassuolo, raga, che veramente c'ha da una vita, è un bravo ragazzo, bravo a cantare, mi ha aiutato tanto anche musicalmente, però la parte musicale nella mia vita la voglio lasciare da parte, perché sto diventando un videomaker non per dopo andare dagli artisti e dire, uscire con una canzone e dirgli dai, condividimi il pezzo, capito? Quello che voglio fare io è il videomaker, Esatto. Voglio stare focus su... Ok. Lì. Allora, che cos'è una fotocamera o una videocamera per te? Tipo mio figlio, cioè io quando vedo la mia fotocamera dico, cioè, capito? Ci ho investito tanto e quando magari potevo comprarmi la PlayStation nuova piuttosto che mettevo i soldi in tasca e mi compravo la fotocamera. Cioè per molta gente magari può essere una cavolata, però intanto adesso lavoro con quello che mi piace, capito? Chi se ne frega se non ho la maglia di marca, c'ho la fotocamera, cioè... che mi piace di più, cioè, capito? Non la vede nessuno, ma chi se ne frega, cioè, capito? Mi aiuta ad essere quello che sono diventato, il percorso che sto affrontando, quindi se un giorno la tua fotocamera si dovesse, non so, rompere, come ci rimarresti? Perché senza quella... ci rimango male, però la ricompro. Cioè, subito? Sì, bro, perché se no come lavoro, capito? Non posso andare a fare video col cellulare. Sì, quello sì. Cioè, la devo ricomprare per forza, raga. E ci sono stati molti video che rischiavo di romperla, sai, nel video rap, trap, comunque c'è quella tendenza un po' a tirar pugni, calci, così un po' cattivi. È tosta, cioè ti spaventi un attimo, però alla fine non è mai successo niente. Poi sono i rischi del mestiere. A proposito, cioè per questo genere di video che fai te, no? E stai un po' in mezzo a gente un po' anche... Malandrina. Sì, cioè non hai sì. questo timore qua, paura di stare delle volte in mezzo a gente che... Allora ti dico, io c'ho rispetto veramente di tutti, cioè dal primo che si è fatto la galera, da chi si è fatti domiciliare, da chi non si è fatto niente. Per me veramente sono tutti uguali, c'ho rispetto veramente per tutti, per chi me lo porta. Ti dico sì, sono stato... in quartieri... Sì, no? Non ti faccio nomi, Esatto. C'ho avuto anche gente arrestata davanti a me, gente grande, non faccio nomi appunto perché non è giusto. Cioè mentre facevate i video? Sì, quando ho appena finito un video l'hanno preso per dire abbiamo fatto uscire della roba sotto copertura, diciamo, sono cose complicate da spiegare. Quindi tu non hai paura, cioè... No, perché alla fine c'ho il rispetto, capito? Da dove vengo, dove vado, se giro con qualcuno alla fine sono rispettato. Cioè, alla fine Viaggi da solo? Sì, cioè... Da solo, non c'è nessuno? La maggior parte sì, cioè... È incredibile. Sei un uomo coraggioso allora. Ma è il lavoro, cioè nel senso, non è, cioè se la tua paura è quella di incontrare gente che... Perché in questa vita non si sa mai. No, non si sa mai. Io in altri contesti ci sono stati momenti del genere, però lavorativamente
la gente è seria, cioè, capito? Io penso che se uno si è fatto 1 anno, 2 anni, non penso che se lei voglia rifare per una fotocamera, capito quello che ti voglio dire? Sì, sì, Che sì, magari sì. rivendi a 500 euro, perché non sai manco cos'è, capito? Ok, vediamo, hai mai lavorato per qualcuno che poi non ti ha pagato? Ci sono stati problemi per il pagamento? Sì, purtroppo sì. Ti dico, purtroppo sì, perché alla fine io dietro un video, cioè non è che andiamo lì, te lo registro e te lo monto in 2 minuti, capito? Cioè ci vuole dello studio dietro, ci vuole del tempo, fatica, capito? Comunque sono delle spese, se tu non rientri nelle spese non ti pagano, per cosa ho lavorato? Cioè, capito? Mi è capitato e mi sono preso la lezione, capito? Cioè, Sì. ho detto, bene, la prossima volta non deve succedere. E da lì purtroppo, anche se hai la testa da dire, magari uno ti può prendere anche per attaccata i soldi, capito? Che ci sta. Però prendere i soldi subito durante le riprese, se vuoi il tuo lavoro, paghi, se no non te lo do. È così, come quando tu... Cash, poi video. Eh sì, è come quando tu vai a comprare, capito? Non è che esci dal negozio con la roba, te la mangi e poi dopo no. dai i soldi, capito? A meno che non sei pazzo. Capito? È quello un Ok. attimo il Nice one. ragionamento. Vediamo, hai l'amorosa? Sì, anche da 1 anno ormai. Da 1 anno? Sì, delle volte mi segue nei video e ci sta, capito? Come aiutante, come compagnia, sai, quando fai dei viaggi lunghi, Roma, Milano, così, avere comunque una compagnia cioè, fa tanto, capito? È bomba, cioè, non è da sottovalutare, capito? Anche lei sa girare i video, le stai insegnando qualcosa? No, raga, Niente? sono segrete queste cose. Ma anche l'amorosa si può svelare? No, raga, perché a parte perché non ha le mie stesse passioni, bisogna veramente avere le stesse passioni per queste cose qua. Però ognuno c'ha il suo modo di lavorare, anche se io ti dico come fare un video come lo faccio io, non lo faresti mai uguale. E io Esatto, quando ci sì. metto il mio nome in un video voglio che sia mio, cioè, capito? Sì. E questo è. Nice one, nice. Ma non ti disturbano delle ragazze nei DM su Instagram? Non ti... Ma che se ne frega, cioè se, nel senso, anche se capita, tu non è che, io sono un raga, uno che pensa al mio percorso, capito? Tutto quello che è in surplus, che è in più, cerco di non calcolarlo. Faccio questa domanda qua perché quando uno arriva a un certo livello iniziano, hai capito? Sì, ha voglia, le A cloud scriverti, chaser. esatto, Ha voglia. per quello. E Ha già voglia. a livello che sei conosciuto, quindi No, hai capito? ha voglia, sì, ci sono, però, raga, veramente, già ho poco tempo nella mia vita a gestire tutto, a montare video e tutto. Io con la mia ragazza adesso, ti dico, io 1 anno fa non avrei mai pensato di fidanzarmi, E che è capito? successo? Che ti ha combinato sta ragazza qua che ti sei fidanzato? Mi sono trovato bene, però, capito, non me lo sarei mai immaginato e da un momento all'altro sono cose che non te l'aspetti, È stato capito? amore a prima vista? Per forza. Ah. Capito? Cioè, non deve essere pianificato. Quindi deve sei essere una innamorato cosa- adesso? Sì, per forza. Tu di più o lei di più? Un po' tutti e due. Che grande, cazzo. Ok ragazzi, di più. Va bene, dai. Incredibile. Vediamo un attimo una cosa. Allora, ho visto che i tuoi video li giri tutti a mano, che ultimamente è raro. Tutti usano il gimbal, stabilizzatore, capito? Ed è veramente una bella cosa, perché usare una fotocamera a mano vuol dire che c'hai proprio una stabilità enorme. Cioè, Sì, ti dico, facendolo veramente da tanto tempo, io comunque conta 1 o 2 video a settimana, li ho quasi sempre girati, capito? Quindi avere la fotocamera in mano con me è come quando tu c'hai il cellulare in mano. Quando guardi il cellulare sei stabile. sì. Con la fotocamera sono stabile perché ho le mie tecniche, ho le mie cose e se ne capisci un po' di fotocamere così puoi anche fare a meno dello stabilizzatore. Io prima lo usavo, mi piaceva, poi ho cambiato, non dico totalmente stile, però ho cambiato stile e quando ti trovi a mano libera a fare le riprese c'hai un controllo della fotocamera che col gimbal non hai, cose così. Nice one. L'ami la tua fotocamera? Per forza,
Cazzo, ma per forza. Vedo tanti tatuaggi. Piacciono un casino. I tatuaggi sono, diciamo, una delle mie passioni. Secondo me, se nella mia vita avessi saputo disegnare, avrei fatto il tatuatore. Però non so disegnare, non so fare... Non dico nient'altro oltre i video, però la cosa che mi viene meglio, secondo me, al giorno d'oggi sono i video, e quindi cerco di... Quanti tatuaggi hai? Allora, non contandoli, ti dico quasi 20, sui 15-20, perché ho le braccia, ho la pancia e qualcuno sulle gambe, ma poco. Cioè... Avrai speso un po' per farli, no? Sì, sì, abbastanza, perché ci tengo alla fine i tatuaggi, sono una cosa che ti restano sempre, quindi devi curarli, nel senso non è che puoi farli dal primo che passa. Quindi ognuno di questi tatuaggi ha un... Un significato? Sì. No, No. anzi quasi nessuno, cioè solo pochi, tipo il nome di mio fratello, morirei per la mia famiglia, tatuato qua sul petto, sulla costola, però per il resto alla fine caglie, strada, un po' quello che mi rappresenta, un po' quello che mi piace, è tutto un attimo riassunto, però un vero significato non ce l'hanno, diciamo. Ok, ok. Non perdiamo tanto tempo. Allora, quando sei a registrare un video con la fotocamera in mano, qual è la sensazione? Come ti senti? Raga, per me come dicevo prima, è come avere il cellulare in mano, cioè è una cosa normale per me. Proprio io, se non sono a girare un video nel fine settimana, uso la fotocamera altri giorni, capito? Perché mi va di provare, mi va di testare. Per me la fotocamera veramente, non dico ci dormo vicino, ma quasi, cioè è mia figlia, capito? È tutto, è quella che è la cosa principale del mio lavoro, insieme a tutte le altre attrezzature, però la fotocamera in primis, cioè c'è tanto studio dietro la fotografia, la fotocamera, basta che vai nelle impostazioni, devi studiare per capirci. Nice one. Quindi passi tanto tempo con la fotocamera? Sì, 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 a voglia. Adesso ne parliamo come se fosse la mia ragazza, ma è di più che la mia ragazza. È importantissima la fotocamera. Nice one, nice one. E tutta la strada che hai fatto fino ad oggi, no? Com'è stato secondo te il cammino per arrivare fino a dove sei arrivato? È stato duro perché non è una cosa da poco arrivare dove sono, cioè non per spocchio o cosa, però io non me lo sarei mai immaginato, capito? Io pensavo che chiudevo i battenti, nel senso prendevo la fotocamera, la vendevo e me ne andavo a fare un lavoro normalissimo, invece no, cioè sono qua, faccio le mie cose, me ne sto tranquillo, mi faccio il culo perché comunque è un lavoro, cioè a 360 gradi, però comunque lo consiglierei se è la passione, se non è la passione non ha senso. Abbandona? Capito? Abbandona. Mai hai pensato di mollare? Sì, tantissime volte, però l'importante è non farlo. E in quei momenti cosa pensavi? Vado a far soldi lavorando normalmente, come tutta la gente, però poi col tempo e dedizione ho detto può essere un lavoro pure questo, perché no? Ti dico, come ho detto prima, anche i miei volevano che andassi a lavoro normale, così, che prendessi uno stipendio fisso, un lavoro fisso, sai? Tranne mia madre, che comunque mi ha sempre spinto, cioè per lei, secondo me, sono stato anch'io una rivalsa, cioè nel senso, cazzo, mio figlio non fa il solito lavoro, lavora da sé, è il capo di se stesso, cioè cosa vuoi di più nella vita? Cioè, capito? Mi sveglio la mattina, non c'ho un capo che mi dice, oh, ma dove sei? Cioè, capito? Quella sensazione lì com'è? È bella, spero che duri, nel senso, spero che le cose vadano bene e che duri, però non si sa mai nella vita, cioè, come hai detto tu, mi si può rompere la fotocamera, come mi si possono rompere le gambe domani e non faccio più niente. Ma quello Cioè, speriamo di capito? no. Speriamo di no. Adesso il papà cosa ne pensa? Visto che adesso comunque il lavoro che stai facendo sta andando bene. Ti dico, i miei adesso mi seguono da lontano perché sono trasferiti in Spagna. Sono rimasto, diciamo, da solo con mio fratello in Italia. Lui sta per conto suo, io sto per conto mio. Mi seguono, sono contenti. Però non è ancora un'attività avviata al 100.000%, capito? Cioè, Sì. ho la partita IVA, faccio le cose regolarmente.
Però non è un lavoro fisso, è quello che ti voglio dire, capito? Cioè, se fosse un lavoro fisso, dici che mio figlio non ha problemi. Però quella cosa di fallire ce la può avere oggi io, come ce l'ha avuta la Bugatti, come ce la può avere chiunque, capito? Beh, speriamo di non fallire. No, speriamo di no. Esatto. È tutta una speranza. Esatto, sì, sì. E va bene. Allora, noi siamo alla fine dell'intervista e niente, Tony, veramente, grazie mille, è stato un piacere. Cioè, lo vedi tu stesso, cioè, posso avere tutti i numeri che vuoi, però cerco di dare un po' la possibilità a tutti. Cioè, quando posso non chiedo niente. Cerco un attimo di far salire un po' tutti, capito? Per me avere amici conta più che i soldi, capito quello che ti voglio dire? Alla fine se hai amici c'hai tutto, cioè c'è un posto, sempre un posto, c'hai tutto, cioè, esatto. oggi io faccio un piacere a te, domani tu me lo fai a me, cioè, capito? È una cosa reciproca, che comunque anche lavorativamente parlando è una cosa che fa sempre comodo e mi ha fatto strapiacere scambiare una chiacchierata comunque di qualcuno in zona che fa, diciamo, il mio stesso lavoro però in maniera differente, in un altro ambiente, diciamo, quindi a voglia. Nice one, nice one. Hai qualcosa da dire ai tuoi... come li chiami te? Io non lo so mai se fan, follower... Ma io non ho fan, io ho una fan? famiglia, cioè sono tutti amici. Ah, i tuoi sono una famiglia? Ma sì, okay. Ma io quando rispondo, quando ho un attimo di tempo rispondo, ci facciamo due risate, io sui social cazzeggio molto. Capito? Come quando lavoro sono serio, però sui social cerco di cazzeggiare, di farmi fatti miei. Quindi... beh, hai qualcosa da dire comunque quelli che ti seguono, qualcuno? Dalla raga. Cazzo che grande, inseguite i vostri sogni, cioè... non ce n'è, capito? Ok, vuoi lasciare il tuo contatto Instagram, qualcosa, così se qualcuno ti vuole seguire, contattare? Se non mi bloccano il profilo Mirko Roncalli, se me lo bloccano Roncalli Mirko. Ok. Dio... E ultima cosa, ultimo consiglio da dare a qualche videomaker, qualche ragazzo che vorrebbe, sai, intraprendere la tua stessa strada. Raga, continuate in quello che credete, trovatevi la vostra strada, il vostro mood, non smettete, raga, anche se non avete soldi, trovate quei soldi e continuate, perché tutti abbiamo un momento di up, un momento di down, però continuare è la cosa giusta, secondo me, importantissimo. Nice one. Ultime parole? Non lo so. Ok ragazzi, ringraziamo Mirko per essere stato qua con noi. Grazie mille bro, grazie davvero, continua a spingere e speriamo. Un giorno mi farei un video anche a me. Grandissimo. Quando diventerò un rapper. Ok ragazzi, io sono Tony, per oggi è tutto. Ciao a tutti. Bye, raga.